Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vi andrò a spiegare il funzionamento dei bassi della fisarmonica. Perché voglio spiegarvi il funzionamento dei bassi? Perché spesso quando si vede una fisarmonica suonare si pensa sempre ma la mano sinistra come faranno mai a suonarla, che ci sono tutti questi pulsantini tutti uguali fra di loro e come fanno a capire che nota stanno eseguendo o dove si trovano semplicemente con la mano, anche perché la parte sinistra visivamente non si riesce a vederla con i propri occhi, quindi bisogna sempre andare tastando con i polpastrelli, tastando i pulsanti della fisarmonica. Allora, intanto cominciamo a capire come funzionano i bassi. In realtà, in questo caso abbiamo una fisarmonica con 120 bassi, che è lo standard che gira, e 120 bassi dobbiamo vederli non come 120 bassi, ma come 6 righe da 20 bassi ciascuna. Quindi adesso vi mostrerò anche più da vicino. Come vedrete, ci sono ben 6 righe di bassi e ogni riga presenta 20 pulsanti. Andiamo subito a vedere da vicino. Ecco, come potete vedere, questa è la parte sinistra della fisarmonica. Da una parte avete il disegno, quello fatto a computer, con segnalate tutte le note per ogni tasto. Dall'altra invece avete proprio fisicamente la fisarmonica e così andiamo meglio anche a spiegare tutti i bassi. Allora, per semplificare tutti questi pulsanti che vedete, basta pensarli come 6 righe di 20 pulsanti. Come vedete, questa è la prima riga, poi c'è la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Ogni riga presenta ben 20 pulsanti e se date un'occhiata al disegno fatto a computer, come vedete ci conviene partire dalla seconda riga. La seconda riga è quella che userete più spesso perché è quella col quale potrete fare le note. Quindi sulla seconda riga vedete che avete tutte quante le note, però non sono nel solito ordine: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hanno un ordine speciale. Più avanti con le lezioni vi spiegherò perché contengono quest'ordine. Quindi invece che avere do, re, mi, fa, sol, abbiamo do, sol, re, la, mi, si, eccetera. Allora, la cosa più importante inizialmente da fare su questa seconda riga è quella di cercare il do. Il do, essendo la prima nota, è anche la più importante e va assolutamente cercato il do. Di solito si cerca con l'anulare della mano sinistra, quindi l'anulare, che è questo, quello della mano sinistra, va usato subito per cercare la nota di do. Ma voi mi direte, ma come si fa a trovare la nota di do? Beh, è semplice perché adesso, avvicinando un po' il telefono, riusciremo a riprendere il basso del do. Come vedete, tutti i bassi sono lucidi, hanno il capo, diciamo, la testa è rotonda, mentre quella del do è scavata. Come vedete, è scavata la testa del do. E non è l'unica testa scavata. Infatti, se vedete anche il disegno a computer, noterete che non solo la testa del do è scavata, ma anche quella del la bemolle e quella del mi. Vedete dove ho messo le righette sul disegno fatto a computer? Noterete che ho messo le righette sulla bemolle, il do e il mi. Adesso andiamo subito a vedere. Concentratevi sulla fisarmonica, quella fisica, e vedrete che oltre ad esserci una fossetta sul do, c'è una fossetta anche sulla bemolle, che è questo, e c'è una fossetta anche sul mi. Ecco, quindi voi sapete che per trovare il do dovete andare a sentire, dovete proprio tastare il tasto con l'anulare della mano sinistra e andare a trovare il pulsante che ha la fossetta, però dei tre dovete prendere quello che sta in mezzo. Quindi quello rosso, quello evidenziato di rosso, dovete andare a pescare quello. Bene, una volta fatto questa manovra di trovare il tasto corrispondente al do,
potremmo andare a vedere a cosa serve la prima riga. Beh, la prima riga è molto semplice, è uguale identica alla seconda, solo che ha le note sfalsate, cioè rispetto alla seconda riga vedete che le note sono nella stessa identica successione, solo che sono sfalsate di circa 5 pulsanti. Quindi il mi bemolle, come vedete nella foto, è sfalsato di 5 pulsanti, così come il si bemolle, che è sfalsato di 5 pulsanti, così come il fa. E via dicendo con il do, il sol, il re, eccetera, eccetera. Quindi direte, ma a cosa serve questa prima riga se presenta le stesse identiche note della seconda? Serve per un discorso di comodità, perché se voi avete bisogno di suonare una nota e poi un'altra nota, ad esempio avete bisogno di fare un do e poi dovete fare un si, come vedete il do e il si sulla seconda riga sono molto distanti fra di loro. Invece se andate a suonare il do e il si appena subito sulla prima riga, appena sopra, sarete molto più comodi con le vostre dita. Quindi è una semplificazione, è una riga supplementare che serve per semplificare. Poi andiamo a vedere ora la terza riga. Vediamo a cosa serve la terza riga. La terza riga è la riga dei maggiori, quindi concentrandovi sulla fisarmonica, qui dove ho la mano, questa è la riga dei maggiori. Poi abbiamo la quarta riga che è la riga dei minori, questa è la riga dei minori. La quinta riga è la riga dei settima. Ora anche al computer vedremo che è la riga dei settima. Infine l'ultima riga è quella dei diminuiti, quindi questa è la riga dei diminuiti. Ora sto continuando a dire termini che voi non conoscete, ma in realtà la riga dei diminuiti, cioè quest'ultima riga, potreste fare a meno anche di usarla, perché nel 90% dei casi il diminuito non viene usato. Invece i maggiori, i minori e i settima sono fondamentali, perché in quasi tutte le canzoni troverete maggiore e minore e delle volte troverete anche il settima. Ma adesso passiamo a spiegare un po' cosa sono i maggiori, i minori e i settima. L'unica cosa che dovete sapere sui bassi è che quando suonate i bassi dovreste tenere con l'anulare o al massimo con il medio le note quelle della seconda riga, mentre con l'indice andate a premere il maggiore, il minore o il settima. Perché dico uno, l'altro o quest'altro? Perché non ha nessun senso suonare sia il maggiore che il minore o sia il maggiore che il settima allo stesso momento. Voi avrete solo bisogno di suonare il basso, che può essere il do, come il sol o anche il mi, e dopo dovrete abbinarlo con il maggiore, con il minore o con il settima. Quindi non vi serve a nulla suonare queste tre assieme. La terza, la quarta e la quinta riga va suonata o una o l'altra, mentre la seconda va tenuta sempre. Diciamo che è l'unica riga che va tenuta fissa. Poi c'è la prima riga che invece vi servirà in sostituzione alla seconda, cioè se suoniamo la prima riga ovviamente non dovremo più suonare la seconda, abbineremo la prima riga al maggiore, al minore o al settima. Ora ragazzi capiamo cosa significa suonare un'accordatura di maggiore, una di minore o una di settima. Cos'è che vuol dire accordare in una di questi tre tipi? Vuol dire suonare intanto la nota singola che troviamo, come abbiamo visto sul poco fa, la troviamo sulla seconda riga. Ad esempio suoniamo un do. Suonando il do noi possiamo decidere di accordarlo in questi tre tipi di accordatura, quindi maggiore, minore o settima. Badate bene che questi tre tipi si possono anche simulare con la mano destra. Ad esempio un do maggiore è do, mi, sol e do. Questo è quello che succede quando suoniamo con la mano sinistra
il Do con il relativo maggiore, quindi seconda e terza riga assieme. Mentre passando alla quarta riga dei bassi, dove abbiamo i minori, se noi andiamo a suonare la seconda e la quarta riga, sentite che questa è un'accordatura più triste, utilizzata per canzoni magari più tristi o quelle barocche o anche quelle nostalgiche. Comunque, noi quando andiamo a suonare un minore, noi andiamo ad eseguire, se dovessimo farlo con la mano destra, andiamo ad eseguire Do, Mi bemolle, Sol e Do, Do alto. Quindi vedete che noi a destra possiamo comunque sempre simulare quello che succede a sinistra. E ricordiamo che comunque a sinistra basta suonare un tasto maggiore per fare tutte queste note, oppure il minore. Ora andiamo a vedere il settima è questo qui. Sentite che non è né maggiore né minore, molti lo scambiano per il Do maggiore, ma in realtà la settima è un pelo diversa. E si utilizza raramente nelle canzoni, però è importante saperla distinguere per eseguirla correttamente. Quindi concentriamoci bene su queste tre tipologie, quindi nota sulla seconda riga, che può essere Do, Sol, Re, eccetera, combinata con la relativa maggiore, quindi terza riga, oppure combinata con la minore, quarta riga, o combinata con la settima. Quindi non si possono combinare maggiori e minori assieme, non si possono premere tutti i tasti della seconda, terza, quarta e quinta riga. Dovete sempre usare la seconda combinata con una delle altre tre, terza, quarta o quinta. Poi c'è anche la sesta che ha il diminuito, ma quella è un'accordatura che si sente molto raramente, ancora più raramente del settima, quindi io il diminuito non ve lo introduco nemmeno. Poi succederà se nelle lezioni ci sarà un diminuito, ve lo farò notare, però il diminuito si trova sulla sesta riga e per adesso non lo consideriamo. Resta da parlare della prima riga, che come abbiamo detto è identica alla seconda, ma sfalsata. Noi possiamo suonare anche una nota della prima riga, però se lo facciamo non dovremo più suonare una nota della seconda. Cioè, essendo la stessa identica riga sfalsata, o suoniamo la prima o suoniamo la seconda, combinata con la terza o la quarta o la quinta. Andiamo a fare un altro esempio adesso con il Sol. Questo è un Sol maggiore, quindi ci spostiamo, andiamo a suonare la nota di Sol. Per capirlo dobbiamo prima toccare la nota di Do, sentire che c'è la fossetta sulla nota di Do e dopo con un po' di esperienza e un po' di allenamento spostarsi più in su di un bassetto e troveremo quella di Sol. Dopodiché, quando l'abbiamo trovata, potremo accordarla facilmente come abbiamo fatto con il Do. Potremo fare un Sol maggiore, un Sol minore o un Sol settima. Sol maggiore, Sol minore e Sol settima. Quindi vedete che l'anulare si va sempre a posizionare sulla seconda riga, tranne in rari casi è sempre l'anulare, mentre il medio si trova sulla terza riga e l'indice si può trovare sulla quarta o sulla quinta riga. Bene, spero che questo video vi sia stato utile per comprendere appieno il funzionamento dei bassi, cosa che vi sarà molto utile per studiare gli esercizi con la mano sinistra, che farò nelle prossime lezioni. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!